Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2025. Ok, abbiamo l'imperatore e la sacerdotessa, ragazzi. Mm, Vedo come una proiezione nel futuro. L'imperatore è una carta di grande concretezza e anche abbondanza economica, mentre l'imperatrice è colei che sa. Mm? Quindi è un po' come se sapeste già dove andare a puntare per ottenere questa abbondanza finanziaria. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link per la nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti, e sempre nella descrizione del video potete trovare anche il link alla promozione di giugno, sono gli ultimi giorni dove approfittarne. Trovate il link al workshop di inizio luglio sulla stesi identikit, dove vi insegnerò a fare un identikit preciso di una persona che potrebbe potenzialmente entrare nella vostra vita o nella vita dei vostri clienti. E sempre nella descrizione del video trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le... Wow, cominciamo subito con una ruota della fortuna e il diavolo, molto bene. Abbiamo la forza, la stella, re di pentacoli, il carro, e il re di bastoni. Devo dire ragazzi che avete 5 arcani maggiori su 7 carte, quindi è bella potente questa stesa, è un buon periodo con movimenti energetici importanti. Allora, partiamo adesso con lo spiegare le varie carte, dopodiché andrò a fare i vari esempi per gli occupati, i disoccupati, gli autonomi e via dicendo. Partiamo dalla ruota della fortuna. Abbiamo un 9 di bastoni e l'imperatrice. La ruota della fortuna può far riferimento a delle occasioni, delle opportunità che potrebbero arrivare in questo periodo. Può parlare anche di denaro inaspettato che arriva, considerato che anche qui abbiamo l'imperatrice. Andiamo a vedere la carta del diavolo. Temperanza. Qui ho la sensazione che qualcuno si senta incastrato e matto, incastrato in qualche situazione, in qualche relazione lavorativa, se per esempio foste, non lo so, collaboratori. E il consiglio è un po' di portar pazienza perché non è ancora il momento di iniziare qualche cosa di nuovo. È come ragazzi, sento se foste un po'
sfiduciati, come se vi fossero cadute le braccia inerente una relazione, un lavoro, un qualche tipo di situazione che è ancora in piedi e che insomma vi sta stremando, vi sta un po' così. C'è il diavolo, quindi schiavizzando. Potrebbe anche proprio essere un lavoro tossico, una situazione tossica proprio. Andiamo a vedere la forza, perché qui comunque vi dicono di portare pazienza, ma la temperanza è anche una carta di guarigione, quindi come se ci fosse da riequilibrare quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. Perché di solito quando noi stiamo male in un lavoro, diciamo che da una parte vorremmo scappare, poi c'è la mente che entra, l'ego, devi pagare le bollette, devi portare la cena a casa ai bambini, ci sono quelle spese da affrontare e quindi ci fa rimanere lì perché per dovere, per senso del dovere, per bisogno, ok? Se fosse questo il caso, ragazzi, io vi consiglio, mentre siete ancora in quel lavoro, anche per brutto che sia, comunque è una sicurezza, incominciate a fare qualche cosa di diverso, a progettare qualche cosa di nuovo per uscire da questa situazione, se quello fosse il vostro caso. Allora abbiamo la forza che è spiegata da un 5 di bastoni e da un 2 di coppe. Anche la forza è una carta che mi richiama un po' proprio la forza di volontà, il fatto di ok, devo andare avanti o voglio andare avanti, meglio detto. Andiamo a vedere la stella. Mm, 5 di pentacoli. 4 di coppe, 2 di spade e 10 di spade. Pensate più in grande, ragazzi, quello che vi posso dire. Ho come la sensazione che pensiate in piccolo, cioè voglio cambiare, però faccio un esempio come un altro, da un ristorante passo ad un altro. No, non pensate di essere camerieri e passare da un ristorante all'altro, ma se qui sono cameriere e non mi danno il giusto valore, provo in un altro ristorante, però magari come maître, come diciamo cercando una categoria superiore. Pensate in grande in quel senso lì. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Morte. Quindi c'è da trasformare qualche atteggiamento, qualche tipo di solidità anche, mi viene da dire. Qui avete l'imperatore, E 9 di spade. Ho come l'idea che qualcuno abbia paura di tornare indietro. Cioè, se per esempio siete in un lavoro dove, non lo so, guadagnate 2000 € al mese, però è un lavoro insomma stancante, schiavizzante, magari con orari impossibili e state pensando di cambiare, la titubanza qui potrebbe essere non cambio perché se cambio potrei guadagnare di nuovo poco o guadagnare meno, c'è come paura di ritornare indietro. Andiamo a vedere il carro. 6 di spade e 3 di spade. Andiamo a vedere un attimo il 3 di spade. Re di pentacoli. Il diavolo parla anche di ego. Tenete presente che quando noi ci fissiamo su una cosa, l'umano tende a identificarsi con l'ego. Se vinco sono un vincente, se perdo sono un perdente, ok? Quindi quando c'è questo ego che vi fa puntare un obiettivo, tenete presente che diciamo, la tecnica perché il nostro ego ci mantenga legato a quell'obiettivo ma ho fatto tanto, ho dato tanto, ho investito tutto il mio tempo, le mie risorse, non può finire così. Cioè l'ego, il suo problema è che non si arrende, ok? E ce l'avevate, fatemi vedere. No. Ah sì,
9 di bastoni, eccolo qua, la carta della resa, un po', no? Quando è il contrario, intendo. Quindi ragazzi c'è come da mettersi in testa, mi viene da dire, che qualche cosa bisogna sacrificare. Siccome c'è anche un 6 di spade, che è una carta che mi parla di credenze limitanti, credo che abbiate associato o comunque vi sia stato insegnato che quando uno abbandona il campo è perché perde. Però non è sempre così. Cioè, nel senso, molte volte accettare che di lì non va, che questo non è per me, è una vittoria, perché evito di rimanere incastrata in questa situazione per altri 5-10 anni o di rimanere incastrato in questa situazione perché gli altri mi hanno insegnato che con un buono stipendio sarò felice, no? Per esempio. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. 6 di coppe. Ho come l'idea che qualcuno voglia ritornare nell'azienda dove era prima. Perché magari guadagnava meno, però stava meglio di salute, anche perché è inutile guadagnare tanto, ragazzi, se poi li dovete spendere dal medico. Mago e 6 di coppe. C'è sempre questa titubanza nel faccio qualche cosa di nuovo, rimango qui dove sono, provo a vedere se magari nella mia vecchia azienda mi potrebbero riassumere. Però è anche vero che avete sia l'imperatore che la sacerdotessa e tutto questo semestre, questi dubbi, queste cose che vi gireranno per la testa vi serviranno per trovare la vostra stabilità. Vi ricordo che il re di Pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore. Quindi è come se doveste rendervi conto, ok, questa è la situazione, so che c'è e sono in grado di gestirla, no? Posso portare pazienza e via dicendo. Ci posso sopravvivere perché la conosco, per quanto tossica sia, però la conosco. Il punto è, di qua, che cosa volete fare di più? Avete la stella, quali sono i vostri altri obiettivi? Se non ci fossero problemi, magari economici, adesso non lo so, sto sparando un po' così, però che cosa vi piacerebbe fare? Se aveste quel titolo che vi manca, che cosa vi piacerebbe fare? Quale sarebbe il vostro più grande sogno? Perché io qua sento, ragazzi, che c'è bisogno di andare verso il vostro sogno. Tenete presente che per, diciamo, avvicinarsi o entrare nel proprio scopo di vita, nella propria missione di vita, ci si deve avvicinare alle proprie passioni, perché è come se fossero doti, un bagaglio che ci portiamo qui da altre vite, perché in altre vite abbiamo già fatto cose di questo genere ed è un'attitudine particolare che noi abbiamo verso qualsiasi cosa, E quindi, visto che è un qualche cosa che vi riesce bene, che vi riesce naturale, dove siete fluidi, quello potrebbe diventare effettivamente anche una fonte di guadagno. Normalmente quando si uniscono queste due cose poi non vi sembra di lavorare, cioè lo fate proprio con passione. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è disoccupato. Allora, secondo me qui ragazzi c'è bisogno di muoversi un pochettino di più. Ehm, non so se quello che vi blocca è, ipotesi, il fatto che non vogliate spostarvi più di tanto da dove siete. Per qualcuno potrebbe proprio essere un problema con il mezzo di trasporto. E per qualcun altro, non lo so, soprattutto magari se fate lavori di un certo tipo, questo potrebbe dover dire spostarsi lontano proprio a livello di città o di stato anche dalla zona di residenza, dalla zona in cui siete adesso e quindi magari quello vi fa arricciare un pochettino il naso. Vi dico, nel momento in cui iniziate a spostarvi, secondo me le cose cambiano. Ora, non ho carte di contratti, ragazzi. Ah, beh, sì, c'è l'imperatore, effettivamente. Però non lo so, sento più come se doveste creare la vostra abbondanza poco per volta, ehm, cambiando il vostro modo di gestire la materia.
Tenete presente che qui è come se qualcuno di voi non volesse vedere i propri obiettivi, è come se pensasse di non essere all'altezza per raggiungere i propri sogni. Io sento che verso la fine del periodo, magari c'è il mago al contrario, ancora non inizierete qualche cosa di vostro, però sì che ci sarà il focus, perlomeno a livello mentale, energetico, su quelli che potrebbero essere i nuovi obiettivi che vi possano appagare di più di quello che state facendo adesso o di quello che state cercando adesso. Cioè, se per esempio, faccio un po' l'esempio di prima, no, del ristorante, siete cuochi, chef, non lo so, camerieri, magari vi piace anche il lavoro, però ci sono certe cose del lavoro, magari l'orario, magari non lo so, i titolari o piuttosto che i colleghi, insomma c'è come un qualche cosa eh, che vi pesa dove siete, no? Non vuol dire che dobbiate necessariamente cambiare settore, però potrebbe essere sufficiente cambiare azienda, cambiare ruolo. Mi parlano di navi da crociera, non so se perché sto toccando il tema della ristorazione, però può essere un'opzione per qualcuno. Ed è come un piano piano mi muovo, sperimento e capisco che cosa si addice di più a me. E vi dico che sarebbe utile per voi partire da quelli che sono i vostri sogni, quello che sognavate quando eravate piccoli. Ok, se foste occupati, è un po' quello che ho detto fino ad adesso, ragazzi, secondo me non sarà un periodo proprio leggero. C'è la carta della temperanza, quindi pazienza ne avete da vendere. Diciamo che ormai secondo me siete anche rodati, sapete come far fronte a certi battibecchi, a certe situazioni, però dopo un po' sì, uno sta lì perché deve sopravvivere, ma è logorante dopo un po'. Ehm, Cercate di scoprire quali sono queste doti, perché secondo me non le vedete, non vi state dando la giusta importanza. Trovate la vostra forza interna, mi viene da dire. E soprattutto, se vi tengono al lavoro promettendovi determinate cose, non ti preoccupare che quel posto sarà tuo. Non ti preoccupare che la promozione prima o poi arriva. Se è già, non so, 2 o 3 anni che vi promettono questa cosa, quando ritornerete alla carica date un tempo. Cioè, se entro, per esempio, alla fine dell'anno non mi arriva questa promozione, passo al piano B. Ok? Perché vuol dire che se non ve l'hanno data fino ad adesso, magari ve la daranno, però chissà tra quanto tempo e voi siete lì ad aspettare a mangiarvi il fegato. E quindi, come vi dico, portate pazienza. Mi viene da dire di non, cioè mantenete un profilo basso, non date troppa confidenza, ma neanche con i colleghi, cioè nel senso piuttosto sfogatevi ma fuori dal lavoro. Devo dire che questa ruota della fortuna all'inizio può effettivamente essere. Ah, guardate che cosa vi sto per dire. Prendetelo con le pinze, ovviamente, però vi dico quello che a me arriva. Ho come la sensazione che se siete già in questa situazione un po' tossica a livello lavorativo, potrebbero proporvi quello che in esoterismo è il patto col diavolo, ovvero non te ne andare, ti do più soldi, ti do quello che vuoi, però resta, perché ho bisogno di te, perché sei bravo, poi vi dicono tutto quello che. E qualcuno potrebbe accettare, potrebbe essere già da molto tempo in una situazione un po' tossica e a causa di questo premio in più, di questa occasione in più che arriva con la ruota della fortuna, potreste cedere e rimanere lì dove siete. Ma io sento che comunque, anche se questo dovesse succedere, diciamo, verso l'estate, settembre-ottobre al massimo, ehm, prima o poi cambierete idea. Ho proprio la sensazione che mm,
ci sarà una trasformazione del vostro modo di gestire la materia e soprattutto del vostro modo di pensare al sacrificio. Questa è una carenza limitante. Mi devo sacrificare per avere successo, oppure mi devo sacrificare per gli altri per essere amato. Una volta che vi rendete conto di questa cosa, inizierete a, come vi posso dire, revertire l'energia su di voi. Investire sarebbe più giusto. Se parliamo delle persone che sono improprie, autonome, anche qui secondo me c'è una situazione che non è proprio così leggera, ma devo dire che arriverà una botta di fortuna e io credo che smetterete di fare affidamento sugli altri. Anche per voi ci sarà una trasformazione su come gestite la materia. Per materia intendo i soldi, il lavoro, il tempo, gli orari, i clienti, per esempio. Qualcuno potrebbe iniziare a muoversi di più o iniziare a proporre prodotti e servizi a domicilio. Comunque ragazzi, devo dire che anche per voi, se volete cambiare questa situazione un po' così, avvicinatevi di più, cercate di integrare in quello che state già facendo qualche cosa che vi appassiona, qualche cosa di vostro, la marca personale, sapete, l'impronta personale. È come se vi desse quel quick in più in modo che il cliente veda voi prima dei vostri concorrenti. Se parliamo di soldi, ragazzi, devo dire che non andrà male, cioè, anzi, devo dire che vi sento abbastanza in una botte di ferro in questo semestre, anche perché appunto in qualche modo imparerete a gestire diversamente la materia come se foste più protetti per certi versi. Dov'è che era? No, 5 di pentacoli e 4 di coppe. Pensavo aveste un 4 di pentacoli, ma no. No. Per quello che riguarda i progetti, ah no, scusate, andiamo agli investimenti, così terminiamo la parte economica. Secondo me, per chi decida di iniziare ad investire in questo periodo o per chi abbia già degli investimenti in atto, devo dire che vi daranno dei grandi risultati e probabilmente questo Re di Pentacoli arriva proprio per quello, per insegnarvi a gestire quello che diciamo lavora da solo, gli investimenti, e il lavoro attivo che potete fare voi. Se parliamo di progetti, ecco, è proprio questo un po' il punto del semestre. Dovete puntare la freccia verso qualche cosa. Fate un elenco di quello che vi piacerebbe fare, fate un altro elenco di quello in cui siete bravi e metteteli insieme. Vedete se c'è un qualche cosa che vi appassiona di più, che potrebbe essere appunto un valore aggiunto alla vostra attuale attività, sia a livello di nutrimento personale, ma anche a livello di nutrimento del portafoglio. Bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Identifica le paure relazionate con la salute. Chiediti se hai paura di guarirti. Wow! Wow ragazzi! La tua mente cosciente, chissà, può dire che no, perché è la risposta logica. Però questa domanda va diretta a questa parte profonda del tuo essere, a questo io spirituale che può aver sviluppato paure sulla guarigione. Sapete perché uno fa fatica a guarire? Perché nel momento in cui ci si ammala si ottengono attenzioni e guarire vuol dire smettere di ottenere quelle attenzioni.
ed è un po' qua, no? L'obiettivo: esplora se hai ragioni radicate per voler posticipare la guarigione. Wow, molto potente. E la guarigione è questa, È il diavolo, la tossicità da guarire. Tenete presente che il diavolo fa anche riferimento ai illeciti. Protezione, 9 mesi. Difatti mi mancava qua come energia il 4 di pentacoli. Può essere che dobbiate proteggervi per 9 mesi. Diciamo, facendo riferimento a quello che vi ho detto io prima, secondo me può essere questo 9 mesi un periodo ideale per continuare a rimanere lì dove siete, perché tanto lo sapete gestire, e iniziare a preparare il piano B, il piano di fuga. Amici dei gemelli, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete i video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi contattate via mail, io poi vi mando la lettera dove spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, si vedono, quelli sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi dovete o accedere da un altro telefono o dal computer. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!